Avete presente una donna che entra in scena e sembra dire «I vestiti? Simpatici ma non indispensabili». Ecco, oggi nella soffitta si alza la temperatura, ma con stile. Parliamo di Jenny Scordamaglia, la conduttrice che ha trasformato la provocazione in marchio personale, il naturismo in filosofia di vita e la telecamera in una finestra aperta sul suo mondo. Bentornati nella soffitta di Pippo. Con la rubrica Alle regine del web lasciamo per un momento le icone del passato e ci tuffiamo nel presente, tra TV indipendente, social, wellness, sensualità e quella voglia di farsi notare che, diciamolo, a Jenny non è mai mancata. Jenny Scordamaglia nasce il 16 settembre 1988 a Jersey City, nel New Jersey. Però la sua infanzia prende quasi subito una piega sudamericana. A pochi mesi si trasferisce in Uruguay, nella zona di Tacuarembó, crescendo tra natura, cavalli, vita all'aria aperta e un ambiente bilingue. Forse nasce proprio lì il suo rapporto così diretto con il corpo e con la libertà. Per Jenny la pelle non è scandalo, è identità. Tornata negli Stati Uniti, comincia giovanissima con il modeling, scuola di moda, servizi fotografici, eventi, casting. Davanti a un obiettivo non si nasconde, ci gioca. La svolta arriva con Miami TV, il canale indipendente legato a vita notturna, eventi, glamour e un'idea di intrattenimento decisamente poco timida. Jenny non è solo una presenza in video, diventa volto, conduttrice, produttrice e anima del progetto. Tra i programmi associati al suo nome ci sono Miami Caliente, Cancun Caliente e soprattutto Jenny Live, un talk show in inglese e spagnolo dove parla di relazioni, energia, tabù, spiritualità e vita quotidiana. Solo che Jenny lo fa a modo suo, sorriso solare, naturalezza disarmante e outfit talmente minimal da far sembrare un pareo un cappotto invernale. Ed è qui che nasce il personaggio. Jenny Scordamaglia diventa la star che odia i vestiti. Ma il punto non è soltanto mostrare, il punto è comunicare libertà. La sua immagine è provocante, certo, ma non fredda. Parla, ride, intervista, viaggia, balla, cucina, discute. Ma una cosa è sicura, in un mondo pieno di profili tutti uguali, Jenny ha costruito un'identità riconoscibile al primo sguardo. Il naturismo, col tempo, diventa qualcosa di più strutturato. Jenny si avvicina sempre di più ai temi dell'energia, della guarigione interiore e del benessere olistico. In Messico, a Tulum, insieme al marito Enrique Benzoni, dà vita a Energy Tulum, un retreat nella giungla pensato per adulti, meditazione, benessere e natura. Siamo lontani dalla classica starlet da social. Jenny prova a trasformare la sua immagine in una missione personale, tra spiritualità, self-healing e libertà del corpo. Quando dice naturale, non sta parlando solo di tisane e olio di cocco. C'è anche il cinema, con apparizioni in titoli di genere come Elle Glades del 2013 e Bikini Swamp Girl Massacre del 2014. Non parliamo di blockbuster da tappeto rosso, ma di produzioni horror ed exploitation che si sposano bene con il suo personaggio, esagerate, colorate, un po' trash nel senso più pop del termine. Negli ultimi anni Jenny ha spinto molto anche sul lato spirituale e imprenditoriale. Si presenta come energy healer, autrice e promotrice di uno stile di vita naturale e libero. Ha pubblicato contenuti motivazionali, musica di affermazioni positive e un libro dedicato all'energia e alla guarigione personale. Il suo messaggio, al netto della confezione molto audace, è questo: il corpo non deve essere vissuto come colpa, ma come parte della propria energia. Possiamo discuterne quanto vogliamo, ma Jenny sa perfettamente come trasformare una filosofia in brand. Accanto a lei c'è Enrique Benzoni, produttore televisivo argentino e figura centrale nell'universo Miami TV. Il loro rapporto è anche una collaborazione professionale. Lui dietro la macchina organizzativa, lei davanti alla telecamera, insieme in un progetto che mescola spettacolo, provocazione e business. Una coppia fuori dagli schemi, ma coerente con tutto il resto. E allora che cosa resta di Jenny Scordamaglia? Resta una figura controversa, magnetica, furba nel senso migliore del termine. Una donna che ha capito che nel mondo digitale non basta essere belli, bisogna essere riconoscibili, costanti e capaci di costruire un racconto. Jenny ha scelto il racconto della libertà totale, della pelle al sole, della giungla, dell'energia e della provocazione. Può piacere o non piacere, ma non passa inosservata. E diciamolo con un sorriso, se l'obiettivo era farci voltare la testa, missione compiuta.
Se questa puntata ti è piaciuta, lascia un like, iscriviti alla Soffitta di Pippo e scrivimi nei commenti quale regina del web vorresti vedere nella prossima puntata. Qui tra dive vintage, icone cult e nuove protagoniste digitali, lo spazio non manca e nemmeno il fascino. Alla prossima, soffittari!